Quando oggi si parla di Subaru non si può non pensare ai rally e alla tripletta vinta dall'impresa dal 95 al 97. Da Colin McRae fino a Piero Liatti, l'ultimo italiano a vincere un WRC. Ma Tokyo già era nata, quella che consideravano la Subaru della nuova era. Siamo nel 1989, nacque la divisione sportiva di Subaru, la STI, e con lei nacque la Subaru Legacy. La prima Subaru che iniziò a mietere serie preoccupazioni tra i vari reparti corse, da Lancia ad Audi fino alle sue conterranee Toyota, Mitsubishi e Mazda. Fu la prima Subaru ad essere costruita in America, la prima a fregiarsi del marchio STI perché con lei nacque l'STI. Elogiata da subito all'estero, venne battezzata con un record di endurance sui 100.000 km percorsi nell'Arizona Test Center in 19 giorni alla media di 223 km/h e con la benedizione certificata della FIA. Fu la prima Subaru ad aver montato il nuovo 2000 Turbo 4 valvole per cilindro, sempre boxer, il memorabile AJ20. La prima a sposare un sistema di trazione più nobile, con 4 ruote motrici permanenti, più sportivo e stradale rispetto al sistema più rustico della Subaru Leone, nata nel 1971. Ma soprattutto fu la prima ad ottenere già una vittoria significativa nel WRC, nel 1993 con Colin McRae, che peraltro vinse già in Inghilterra tra il 90 e il 92, e con la Legacy che era già sotto la gestione della ProDrive di David Richards. 1990, anno in cui debuttò la Subaru Legacy al Marlboro Safari Rally e seguì poi al Rally di Acropoli, con un pilota che dopo 15 anni alla Lancia, Mark Wallen, passò in Subaru, il finlandese che ormai era quasi arrivato a fine carriera, ma che contribuì a collaudare questa nuova avanzata giapponese sputafuoco. Perché nacque questa nuova Subaru? Innanzitutto occorreva offrire una nuova automobile che si affacciasse ad un mercato automobilistico sempre più esigente e dai gusti che tendevano sempre più verso uno stile europeista. Il target principale delle Subaru già negli anni 70 era il Nord America, dove le affinità tecniche di queste vetture le rendono attuali e competitive tuttora agli occhi degli automobilisti americani, sempre più esigenti ed abituati a standard del tutto diversi dai nostri e abituati a macchine di una certa solidità, fino a giungere a tutta quella tecnologia che mortifica anche le prestazioni. Infatti anche in Italia Legacy Turbo usciva con catalizzatore e sonda lambda. Quindi era una vettura destinata soprattutto al mercato americano, in cui il governo imponeva severe leggi di mercato, ma che i giapponesi hanno sempre rispettato e aggirato, potremmo dire. In questo sono sempre stati frugali e dall'ottima inventiva. La versione più sportiva, che era poi quella utilizzata per il record dei 100.000 km, raggiungeva 220 cavalli a oltre 6.000 giri e nell'89 era nella sua categoria la 2 litri più potente, perché per la Delta Evoluzione ad esempio bisognava ancora aspettare un annetto e per la Celica GT4 eravamo ancora fermi alla ST 185, così come per la Mitsubishi Galant, nata un anno prima della Legacy nell'88 ma che era ferma a 205 cavalli, e per la versione VR4 bisognava aspettare ancora un poco, che avrebbe raggiunto quota 240 cavalli. Forse solo la piccola e rabbiosa Nissan Pulsar GTR, per un rapporto peso-potenza impareggiabile, poteva concorrere con la Legacy. La RS. Verso la fine degli anni 80 tutte le case giapponesi iniziarono a sfornare la loro avanguardia tecnologica, collaudandola tra rally e pista, e infatti qualche anno prima la stessa Subaru tentò di approdare anche in Formula 1, con un 12 cilindri boxer che venne commissionato alla Motori Moderni, il cui capo ingegnere era un certo Carlo Chiti. Quel momento fu il culmine dell'evoluzione tecnologica di Subaru, perché una berlina di lusso ad alte prestazioni che non dovesse più temere una grossa V8 o un'europea con motore turbocompresso rapida e scattante
ma soprattutto che non avesse più un sistema di trazione attivabile con un pulsante, ma in questo caso una veloce tuttoterreno capace di passare da un percorso autostradale a 200 km/h fino a un percorso innevato senza utilizzo di catene e appunto senza premere alcun pulsante. Percorrendo i primi metri si avverte questa dolcezza di sterzo e sospensioni che sono però comunque pronti a ricevere ogni tuo impulso per domare questi 200 cavalli che sono dormienti solo all'apparenza in quella sua calandra a bassa aerodinamica. È il percorso che ha portato i giapponesi a sviluppare un'auto così completa, letteralmente più competitiva, affonda le radici nei primi anni 80, quando il turbo iniziò a far slittare già le ruote nella Subaru Leone, che venne impiegata abbondantemente nei rally africani, nei rally ride e in generale su terra soprattutto. Leone era la berlina che precedette Legacy, arrivò nel 1971, ma non era una berlina qualsiasi, bensì la prima auto al mondo dotata di trazione integrale prodotta in grande serie, nonché la prima Subaru a debuttare nei rally, con quello che all'epoca si chiamava Subaru Rally Team Japan, capitanato da Noriyuki Koseki. E che andò già a competere con la nostra Delta 8 valvole, con l'Audi 4 Gruppo A, e fu Subaru a introdurre la trazione integrale sulle vetture pensate per l'uso di tutti i giorni. Audi introdusse nei rally l'utilizzo delle 4 ruote motrici, ma fu Subaru appunto a introdurla nella produzione di serie. Subaru costruì però la prima automobile con un 4x4 ancora on demand, che interveniva appunto solo su richiesta e da utilizzare solo su fondi scivolosi o, in caso di pioggia e neve, su asfalto, perché le prime Leone non avevano ancora un elemento centrale che potesse distribuire la coppia sui due assi, per cui fu l'Audi 4 la prima vettura non fuoristrada a trazione integrale permanente, con differenziale centrale che solo nell'85 però divenne autobloccante. Introducendo questa soluzione nei rally, le 4 ruote motrici iniziarono a non essere più concepite come un ausilio da richiamare all'occorrenza, ma si diffuse anche per la produzione di serie il nuovo concetto del veicolo 4x4 veloce, da guidare come tale in ogni condizione e quindi implicando anche un nuovo stile di guida. Quindi all'epoca della Subaru Leone lo scopo appunto della trazione integrale non era dettato dalle competizioni e da un uso prettamente più sportivo, ma appunto per esigenze di lavoro e anche per il tempo libero, e quindi erano vetture che già si dilettavano con una certa maestria nel fuoristrada, così come per i viaggi di una certa durata, caratteristica che poi nella Legacy si è massimizzata, arrivando a livelli mai visti prima. Un'auto che all'epoca sconvolse la Germania, ma in Subaru già all'epoca della Leone sviluppavano con una certa meticolosità quelli che sono rimasti poi i capisaldi di queste speciali vetture giapponesi e le cui risultanti possono riscontrarsi nella loro dinamica di guida. I sistemi di trazione, che già dagli anni 80 erano computerizzati, perché ad esempio su alcune versioni della Leone con trasmissione automatica c'era un passaggio intelligente dalle 2 ruote motrici alle 4 ruote motrici attraverso una frizione multidisco a bagno d'olio che solo oggi vediamo essere usata abbondantemente da molti costruttori. Per cui sotto questo aspetto già all'epoca alcune versioni della Leone e poi del Coupé XT, ci arriveremo dopo al Coupé XT, già si potevano considerare come delle pseudo full time, perché in caso di necessità diventavano intelligentemente delle full time. E questo avveniva senza alcun differenziale centrale, ma con la tecnologia multiplate transfer, appunto dei dischi multipli a bagno d'olio controllati elettronicamente. In caso di improvvisa variazione della velocità delle ruote, brusche accelerazioni o frenate, si innestava idraulicamente la trazione sull'asse posteriore, mentre nel 1986 nasceva già la prima trazione integrale permanente di Subaru, con differenziale centrale meccanico bloccabile manualmente, e il posteriore era già slittato
sfruttamento limitato. Schema lanciato sulla Subaru RX, che si basava sulla Leone di terza generazione, il primo sistema 4WD Subaru in grado di funzionare a tempo pieno, esteso poi sulla stessa Alcione XT, sulla Leone berlina e Station Wagon ed anche sulla K-Car Rex, da noi M80, nella gustosissima variante 660 Turbo che adottava una prima tecnologia di giunto viscoso centrale che poi si è ulteriormente raffinato con Mamma Legacy. Già nel 1966, ad esempio, per quanto riguarda l'affidabilità e il raffreddamento del motore, si adottò sulla Subaru 1000, la prima Subaru con motore boxer ancora a trazione anteriore, una doppia elettroventola. E a proposito di trazione anteriore, prima ancora del 71, Subaru la si dovrebbe considerare come un'azienda che è stata pioniere, prima ancora delle 4 ruote motrici, e appunto la trazione anteriore, una delle soluzioni a cui Subaru più teneva, in cui investì per sviluppare automobili diverse, più sicure. E diciamo che già all'epoca della Leone si sviluppò in Giappone una certa nicchia di subaristi, si sviluppò già un certo legame di fidelizzazione verso questo marchio. Da noi sicuramente in Nord Italia, in cui ovviamente tuttora ci sono delle reali esigenze per questi veicoli. Quindi dopo gli sviluppi e i tanti collaudi della Leone 1008, soprattutto su terra, si arrivò al Coupé RX omologato nel gruppo A, che sviluppava circa 200 cavalli, non proprio troppi all'epoca, e infatti quelle stelle giapponesi non erano ancora in grado di brillare nel modo giusto, fin quando non arrivò lei. Con i suoi 220 cavalli di partenza della versione RS non si dimostrò da subito una vettura vincente, ma soprattutto su terra si dimostrò una vettura molto bilanciata, con un bilanciamento dei pesi eccellente, in grado di esternare già all'epoca una certa agilità e tecnologicamente super avanzata. Ovviamente aveva, come tutte le automobili, i suoi punti deboli, partendo dal vano motore che raggiungeva temperature elevate e che in ProDrive risolsero dopo il 92, ovviamente l'impianto frenante. Parliamo comunque di una vettura di quasi 1500 kg per le versioni stradali come questa, e questa che vedete in prova è appunto una Gran Turismo, una Gran Touring, da noi semplicemente per il nostro mercato europeo Turbo 4WD, con motore depotenziato a 200 cavalli, un assetto più morbido, assenza di barre d'umi e uno sterzo più demoltiplicato, ma con una servoassistenza attiva che comunque è sbalorditiva, perché si indurisce con una progressione che tutt'oggi, per gli standard a cui siamo abituati, è veramente formidabile, fenomenale. E infatti, rispetto all'impresa che da subito volle imporsi invece come una più agile, berlinetta, dall'impostazione, dal temperamento più sportivo, un po' per il passo corto, un po' per il peso ridotto, Legacy viene tuttora considerata una berlina di lusso superba, che rispetto all'impresa viene concepita ancora come un'auto avanzata di alto livello e che non ha nulla da temere di fronte ad ogni ostacolo, sotto la pioggia, in un percorso fuoristrada, in un percorso autostradale infinito. Già la Gran Turismo si rivela essere una berlina velocissima, adatta per lunghi viaggi, ma che non teme un misto stretto come questo, e che in America produssero addirittura con un motore da 160 cavalli. Questo per farvi capire di quanto fosse in realtà un'automobile pensata innanzitutto per lunghi viaggi, per le famiglie, ma che nel suo DNA includeva già quegli ingredienti da sportiva di razza che poi si sono resi più evidenti con automobili come l'Impresa e come le VRX. Quindi non solo un'automobile che dovesse portare Subaru al vertice nei rally, ma una vettura che dovesse imporsi sul panorama automobilistico mondiale e che potremmo considerare, soprattutto per il nostro mercato, come una macchina di fascia medio-alta, come una berlina
di lusso, soprattutto su percorsi innevati. La Legacy era per l'epoca una macchina superlativa. Quello che rende speciali queste vetture giapponesi è risaputo l'architettura del motore boxer, che consente un abbassamento del baricentro della meccanica. Inoltre influisce sicuramente un buon CX. C'è un'altra nota interessante sulla storia del design della Legacy, perché questa impostazione con quest'ampia finestratura in realtà non solo era molto frequente in molte berline degli anni 80 e 90, ma già si vide sul Coupé XT derivato dalla Subaru Leone, presentato nell'85. In quell'anno, col centro stile Subaru, per la realizzazione di quella che in realtà era la prima Alcione, ovvero la prima ammiraglia sportiva Subaru. Ricordiamoci che Subaru in giapponese significa Pleiadi e Alcione nella costellazione delle Pleiadi è la stella più luminosa. Da qui il massimo dell'espressione tecnologica dell'azienda all'epoca, che riversò in questo coupé conosciuto nel nostro mercato in altri come XT. In quell'anno collaborava con il centro stile Subaru un certo designer italiano e collaborò per la realizzazione per gli studi stilistici della XT. Successivamente nel 92 venne presentata la seconda Alcione. Quel designer si chiamava Giorgetto Giugiaro. Nel 92 collaborò più attivamente con il centro stile Subaru per realizzare la successiva Subaru di punta, che si sarebbe chiamata SVX, altro che Subaru Balacca. Legacy nasce nell'89. Prima ancora, un anno prima, nell'88, venne presentato un prototipo F264 Estremo, e che aveva vari tratti stilistici che si sono poi visti sulla Legacy e sull'SVX, e che aveva un particolare processo di produzione per il tettuccio. Legacy BC, la prima generazione di Legacy, è nata nell'89. Ora, sotto questo aspetto, non vorrei escludere che all'epoca il design della Legacy sia stato influenzato parzialmente anche dalla matita del nostro caro Giorgetto Giugiaro. E tutto il telaio, i differenziali, i montanti delle sospensioni, l'escursione delle stesse ed i relativi angoli dei tiranti e delle leve di controllo vennero riprogettati da zero per assicurare non solo una tenuta ottimale su ogni terreno, su ogni fondo, ma anche per massimizzare l'assorbimento degli urti. E infatti credo che una dialettica così intensa tra comfort e sportività era eguagliata solo dalle nostre care Lancia degli anni 50 e 60 ed ovviamente delle Alfa Romeo. Le turbo, rispetto alle varianti aspirate, si distinguevano esteticamente per la presa d'aria sul cofano, i cerchi da 15. Lo spoiler posteriore, che qui era ancora una letta, non previsto per le versioni RA, completava il pacchetto questo seducente volante Momo, che nella versione giapponese era a 4 razze, ma in tante altre versioni non destinate al nostro mercato era possibile ottenere gran parte di queste prerogative per le turbo come optionals anche sulle versioni aspirate, dalla 1008 alla 2.2. È il caso della Legacy BZ, della Type S. Le versioni giapponesi più estreme rimanevano la RS Type R e la RS Type RA, assetto super rigido, sterzo più reattivo, barre duomi, turbo più grande, assi a cambio con profilatura diversa, 220 cavalli e tante altre cosucce interessanti. Ma riguardo alla distribuzione della trazione sulle 4 ruote, lo schema era sempre per un 50 anteriore e 50 posteriore, in condizioni normali, e con distribuzione variabile quando il giunto viscoso si blocca, ripartendo più coppia sulle ruote anteriori o sulle ruote posteriori. Questa prima generazione di Legacy si identifica per le versioni sedan con la sigla BC e per le versioni wagon con la sigla BF. Per la prima serie della prima generazione non sono stati importati in Europa le varianti turbo, se non con questa versione qui, restyling, che sarebbe la seconda serie presentata nel 92, che introduceva una centralina a 16 bit che migliorava l'efficienza del motore, migliorando l'erogazione e il lag del turbo,
ma introdusse anche questo frontale diverso, più tondeggiante e in linea con le nuove tendenze stilistiche degli anni 90, quindi ridisegnando la carena, tutto diciamo il frontale, i fari, le luci di posizioni fino al parafango, quindi meno spigoloso rispetto alla prima serie della prima generazione. Inoltre un altro aspetto interessante è che nel 92 la Legacy era già sotto la gestione della ProDrive e nei rally venne risolto un altro problema legato al motore, che fu quello delle alte temperature che si raggiungevano nel vano motore. Quindi sotto questo aspetto quale costruttore non applicava le migliorie nate dall'esperienza nei rally anche sugli esemplari stradali? Un'altra cosa interessante di questa prima generazione di Legacy è il raffreddamento dell'intercooler, del tipo aria d'acqua, è diverso da quello più convenzionale e che oggi si può vedere su tutte le Impreza e VRX. Una soluzione che dovrebbe portare più benefici per queste andature medio-basse, quindi per un utilizzo cittadino in mezzo al traffico, ma che complica alcuni aspetti di manutenzione, come ad esempio la sostituzione della frizione, che richiede ovviamente per accedere alla stessa lo smontaggio del gruppo intercooler e del relativo albero di trasmissione, e che quindi rispetto ad una più convenzionale Impreza richiede un attimino di conoscenza in più. Ma per gli stessi giapponesi la Legacy era e rimane un'auto superba, un sogno di molti ragazzi che vedevano in lei espressione di tecnologia e prestazioni sconosciute ad auto così imponenti. Ancora oggi, dopo i risultati ottenuti dall'Impreza tra rally e vendite, Legacy viene ancora percepita così, sia dai giapponesi più giovani che da quelli più anziani. Legacy significa eredità, e qui vive tutta l'eredità tecnica e conoscitiva della Subaru, portata per la prima volta al massimo livello su un'automobile, ma un'eredità anche di storia giapponese, perché nel 1989 nasceva Legacy e terminava nel paese il periodo Showa, iniziato nel 1911, quindi perdurato per quasi un secolo, ed iniziava la nuova era Heisei. Quindi il nome stesso di quest'auto sottende la storia e la cultura giapponese. Fu anche uno dei fattori che contribuì alla popolarità immediata del modello, che contribuì a scolpire ancora di più il mito che poi venne perfezionato e cristallizzato dall'Impreza per rilanciare il marchio nel mondo. Lei è la Subaru, in giapponese è la Kyokumama, ovvero la madre educatrice, da cui poi sono stati partoriti tutti i modelli successivi Subaru, perché il DNA dell'Impreza, del Forester, in parte anche della BRZ per quanto ne concerne la tecnologia del motore, provengono da qui. Subaru XV. Noi ci portavano sempre quelle meno accessoriate, per dire, no? La sera diluviava, veramente come un temporale diluviava. 280-190 si superò tutti. E tutte le altre macchine andavano piano perché c'era tanta pioggia sulla strada che non ce la facevano praticamente andare forte.